Abbiamo visto in vari video vari plugin per OnBridge. Oggi andiamo a vedere un nuovo plugin, sempre per OnBridge, che ci permetterà di unificare la rete di Apple basata su HomeKit con una rete Z-Wave. Ma ne parliamo subito dopo la sigla! Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video dedicato a Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Ed ecco qui a un nuovo video quindi dedicato all'integrazione dei prodotti non nativamente compatibili con HomeKit all'interno ovviamente del protocollo HomeKit di Apple. Abbiamo già visto tantissimi video in cui vi mostriamo i vari plugin. Oggi andiamo ad implementare tutti quelli che sono i dispositivi visti dal lab di Fibaro Home Center 2 per il protocollo Z-Wave all'interno di HomeKit. Abbiamo all'interno del nostro canale ovviamente una playlist dedicata alla Z-Wave e vi lascio qui in alto il link. L'integrazione avviene attraverso un plugin sviluppato da un ragazzo italiano, un plugin facile nella sua installazione in quanto avviene come sempre attraverso il comando di npm e poi la configurazione attraverso il config JSON. Vediamo velocemente quali sono questi parametri e poi cerchiamo di capire anche quali sono i pregi e difetti ovviamente di questo plugin. Parametri più importanti da dover andare ad inserire sono ovviamente l'host, ovvero l'IP del nostro Home Center 2, username e password di accesso. Per quanto riguarda lo username e password c'è un discorso molto particolare da fare, legato soprattutto alle variabili globali. Home Center 2 non permette di modificare le variabili globali se non da un utente amministratore, quindi se utilizziamo un utente che non ha i permessi da amministratore non potremo andare a modificare queste variabili globali. Utilizzare un utente non amministratore ci permetterà di dire al plugin di Home Center quali dispositivi vedere all'interno di HomeKit e quali no. Per contro ovviamente non potremo andare a modificare però tutte le variabili. Se andiamo invece ad inserire l'utente amministratore standard, quello che viene creato praticamente la prima volta all'interno di Home Center 2, potremo andare a modificare queste variabili, ma verranno esportati tutti i dispositivi di Home Center 2 senza possibilità, scusate, di andarli a scremare. Altri parametri che non sono però obbligatori da dover andare ad inserire all'interno del config JSON sono il poller period, ovvero ogni quanto deve fare il polling per il server, il security system se abbiamo configurato un impianto allarme all'interno di Home Center 2, lo switch global variable che è un parametro particolare che vedremo tra poco. Poi gli altri parametri servono per andare ad impostare il termostato piuttosto che gli impianti d'aria condizionata, IFTT e quanto altro. I parametri ovviamente obbligatori sono host, username e password, mentre tutti gli altri sono facoltativi in base ovviamente a quello che vi serve a voi. Vediamo velocemente cos'è il security system, o meglio come dobbiamo andare a configurare il security system, e vediamo anche poi successivamente il discorso delle switch variable, ma passiamo per prima cosa a vedere il security system. Ecco qui, questa che vedete ovviamente in sovraimpressione è la pagina del wiki del plugin stesso, e qui ci dice come poter andare a configurare, o meglio far gestire dal plugin di OnBridge questo allarmi. Ovviamente dovremo andare a creare delle variabili globali così come le indica lo sviluppatore sul pannello delle variabili di Home Center 2, dovremo andare a creare anche delle scene e ovviamente ci indica lui come andare a creare diciamo i valori di esempio. Per poter funzionare quindi dovremo andare obbligatoriamente a creare tutte queste variabili e chiamare in una maniera decisa dallo sviluppatore stesso le varie scene e le varie variabili, quindi non avremo modo di andare a modificare. Questo però ci permetterà poi di avere su HomeKit il pannello allarmi che già conosciamo in Home Center 2. Per quanto riguarda invece il discorso che abbiamo accennato, quello delle switch global variable, serve per poter andare a far scatenare degli eventi alla modifica di determinate variabili. Quindi noi potremo andare a creare delle variabili globali all'interno di Home Center 2 con i parametri di true e false come indicato appunto dallo sviluppatore, e poi andare a configurare all'interno del parametro switch global variables il nome di queste variabili. Questo
ci permetterà quindi di poter andare ad attivare attraverso OnKit l'attivazione di determinate scene che sono legate ovviamente a quella variabile. Questi sono, diciamo, i parametri principali che vi ho voluto spiegare. Ora vediamo però effettivamente come funziona questo plugin, o meglio, il plugin funziona correttamente. C'è solo il problema che Home Center 2 non permette di far modificare attraverso questo plugin le variabili globali da un utente non amministratore. Cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che per poter gestire queste variabili globali, infatti è indicato anche nella nota all'interno del switch global variable, dovremo andare a configurare all'interno del nostro config JSON l'utente amministratore, ovvero il primo che è stato creato quando abbiamo configurato la prima volta il nostro Home Center 2. Ok, questo ci mette a riparo dal problema delle variabili, ma per contro ha il problema che andremo a vedere tutte quante il virtual device, le scene, i device stessi che sono presenti su Home Center, li vedremo anche all'interno di OnKit. Non ci sarà modo di andare a schermare. Per poterlo schermare dovremo andare a questo punto a creare un utente a parte, come nel mio caso ad esempio ho creato un utente OnBridge a parte che va a vedere solo e soltanto i dispositivi che io voglio. Ovviamente con questo sistema non potrò andare a gestire le variabili globali, purtroppo. A questo punto io ho al momento esportato sul mio dispositivo tutti i moduli Fibaro, perché vengono visti automaticamente. I virtual device non li ho esportati, così come non ho esportato le scene, per un motivo molto semplice. Attualmente il dispositivo, o meglio il plugin di HC2 per OnBridge visualizza tutti, espone tutti i dispositivi non Fibaro compatibili, quindi tutti i virtual device piuttosto che le scene, come dei push button. Questo vuol dire che se vado a premerlo, dopo qualche secondo tornerà nel suo stato iniziale, quindi non saprò se una scena è attiva o meno. Ho già segnalato questo problema allo sviluppatore, il quale sta pensando di andare a fare una modifica all'interno del plugin per poter inserire un parametro all'interno del config JSON per decidere se i virtual device piuttosto che le scene devono essere visti come dei push button oppure con bottoni classici che mantengono lo stato. Non ho purtroppo i tempi di risoluzione di questa problematica, ma al momento possiamo scegliere soltanto questo modo, o andare a decidere di utilizzare delle variabili globali esponendo tutti i dispositivi all'interno del nostro OnKit, ma con il problema sempre comunque dei push button, oppure andare a creare degli utenti che vedono soltanto alcuni pulsanti. Io ho optato per appunto questa situazione perché almeno così non devo esportare tutte quelle scene che non mi servono, perché io ho anche delle scene che girano automaticamente e che non voglio vedere su OnKit, ad esempio quelle che mi controllano la telecamera, se per esempio non risponde più e quindi c'è un problema di rete, piuttosto che le varie scene di controllo. Per esempio c'è una scena per la NetAtmo che controlla una variabile che va ad eseguire l'attivazione o la disattivazione del flusso video della telecamera di NetAtmo in base a una variabile globale. Tutte queste scene io non le voglio vedere e quindi ho creato un utente a parte. Il problema ovviamente è poi dopo non poter andare a gestire le variabili globali. Le ho risolte facilmente creando un virtual device che mi va a lanciare quelle scene che io voglio vedere all'interno di OnKit. Ovviamente attualmente non le ho esportate semplicemente perché, come detto, non sono configurate in maniera che a me piace, quindi come push button sono configurati, invece li mantengo nello stato perché devo sapere se ho attivato una scena o meno, o se un virtual device è attivo o meno. Ad esempio i son off sono comandati attraverso dei virtual device. Se li esportassi all'interno di OnKit in questo momento non saprei mai se il dispositivo è acceso o spento, almeno per quello che riguarda ovviamente OnKit, ma per quello che riguarda Home Center ovviamente saprebbe se è acceso o spento. Questo è il plugin che volevo mostrarvi. Sono andato molto velocemente perché comunque è un plugin non difficilissimo da configurare ed è abbastanza chiaro anche per chi ha
comunque già dimestichezza con Home Center 2. Comunque noi siamo sempre qui a disposizione, qualsiasi problema non esitate a contattarci attraverso i commenti. Inoltre, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e condividetelo. Per il resto ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!